Ciao ragazzi, io sono Riccardo, bentornati nel mio canale YouTube. Vi ricordate la recensione della Sofirn SC31 Pro? Bene, ha avuto un successone, in tantissimi di voi hanno acquistato questa torcia tattica esprimendo la propria soddisfazione sotto al video, commentando e dicendo che la torcia effettivamente funziona bene, è costata poco e svolge perfettamente la sua funzione. Oggi allora vi parlerò della Sofirn SP33V. Si tratta di una torcia che dichiara 3500 lumen di luminosità massima, tantissimi. Questa è una torcia come la SC31 Pro che ha pochi fronzoli, una torcia semplice che emette una buona luminosità e costa solamente 59 euro. Solitamente le torce tattiche costano molto di più, sono molto più accessorate, hanno dei materiali particolari, hanno tantissimi accessori che ci servono a utilizzarla in modo diverso, con funzioni particolari eccetera. Questa invece senza fronzoli ha pochi accessori, poche funzioni, però ci permette di avere appunto una buona luminosità a un costo ridotto di 59 euro. Quindi proviamo a vedere come funziona, vediamo le sue caratteristiche, dopodiché andiamo in esterno e la proviamo illuminando l'ambiente per vedere come si comporta. Iniziamo. Viene venduta all'interno di questa scatola e all'interno troveremo un adattatore per utilizzare le batterie più piccole, un cavo USB di tipo C, delle guarnizioni o ring di ricambio, il manuale di istruzioni, poi un avvertimento che ci dice che all'interno troveremo una protezione per evitare che la torcia si accenda accidentalmente. Quindi dobbiamo svitare il coperchio, rimuovere questa parte in carta, dopodiché riavvitarlo. Il corpo è tutto in alluminio con questa finitura antiscivolo, il peso relativamente limitato, ovviamente aumenta con il peso della batteria. Abbiamo un unico tasto di accensione con un LED che ci indica pure il livello di carica della batteria, quindi non avremo l'accensione sulla parte posteriore. Sulla parte frontale abbiamo questa ghiera non sostituibile, dalla parte opposta invece abbiamo questo sportellino in gomma con l'ingresso USB di tipo C per poterla caricare, e poi sulla base anche questo laccetto che ci evita di farla cadere durante l'utilizzo. Un'altra cosa che mi ha stupito in modo positivo è il fatto che questa torcia abbia la funzione ATR, che è un sistema automatico che controlla la temperatura, quindi impedisce che la temperatura raggiunga dei livelli molto elevati e si attesta ad una temperatura massima di 65 gradi. Ma ha anche un'altra funzione particolare, cioè funziona tranquillamente anche tramite powerbank, e visto il sistema ATR possiamo stare tranquilli che sul riscaldamento non sarà mai così elevato, quindi possiamo averne anche un utilizzo fissandola per esempio alla bici se stiamo andando a passeggio nelle ore più scure, oppure portando un powerbank con noi anche nelle camminate a piedi o in eventuali escursioni. Durante la fase di ricarica questo LED lampeggia colore rosso, poi cambierà, diventerà blu quando raggiungerà il livello massimo di carica. L'accendo, come potete vedere, in fase di ricarica la torcia funziona perfettamente. Ma mettiamola direttamente in funzione, quindi premo il tasto sulla parte superiore e avrò l'ultima luminosità che avevo impostato quando l'ho utilizzata. Infatti è possibile gestire questa luminosità mantenendo premuto il tastino sulla parte superiore. Avremo un aumento a step della luminosità, al rilascio avremo impostato la luminosità nella quale si trova proprio nel momento in cui solleviamo il dito. Come vedete quindi va aumentando. Se volessi impostare la luminosità minima basterà rilasciare il tasto in questo momento, quindi all'accensione successiva avrò la luminosità più bassa, ma se volessi accedere direttamente alla luminosità più alta basterebbe premere 2 volte il tasto di accensione rapidamente e avrò il massimo delle luminosità. Abbiamo anche la funzione strobo, basterà premere 3 volte il tasto e avremo questa funzione. Ma abbiamo anche la possibilità di bloccare il tasto premendolo 4 volte rapidamente. Verrà emessa una luminosità, un flash rapido che ci confermerà dell'avvenuto blocco. Ok, in questo momento la torcia è bloccata. Ad ogni pressione successiva avremo questo lampeggio che ci avvisa che il tasto è bloccato, ma possiamo utilizzarla mantenendo premuto comunque il tasto sulla parte frontale in modalità Moon, quindi la modalità più bassa che ci permette di ricercare eventualmente oggetti all'interno di alcuni vani portaoggetti eccetera. Per sbloccarla dovremo premere nuovamente il tasto per 4 volte e in quel caso subito dopo essersi sbloccata rimarrà automaticamente accesa, permettendoci quindi un utilizzo rapido senza dover premere nuovamente per accendere la torcia. All'interno abbiamo una batteria ricaricabile di ioni di litio da 5500 mAh, modello 26650 Sofirn, e tramite questo cilindro in plastica possiamo utilizzare la classica batteria 18650. Ovviamente anche con la batteria più piccola manterrà le stesse caratteristiche per quanto riguarda la luminosità e le varie funzioni. Quello che varierà sarà solamente la durata. Infatti questa, essendo più grande e avendo 5500 mAh, ovviamente avrà una durata maggiore. Quindi parliamo della durata in base alle funzioni che impostiamo. In modalità Moon, quindi la modalità più bassa,
avremo una durata di 31 giorni e un solo lumen. Invece con la modalità un po' più elevata, la modalità low, avremo 150 lumen per 26 ore e 36 minuti. Modalità media avremo 450 lumen per 9 ore e 21 minuti. In modalità alta avremo 1600 lumen per 2 ore e 21 minuti e invece in modalità turbo avremo 3500 lumen per 1 ora e 53 minuti. La distanza massima raggiungibile con la modalità turbo sarà di 273 metri. Invece con la modalità alta arriveremo a 187 metri per poi scendere a 122 con quella media, 64 metri con la modalità bassa e soli 3 metri con la modalità Moon. Resiste agli urti per cadute da 1 metro di altezza ed ha una protezione IPX8, quindi è possibile immergerla fino a 2 metri di profondità. Ma ora andiamo in esterno e proviamola, vediamo come si comporta appunto nell'utilizzo notturno illuminando alcune zone. Adesso siamo nel solito vicolo buio. Utilizzando la modalità Moon abbiamo una luminosità molto bassa che ci permette di essere individuati o di vedere comunque zone vicine. Utilizzando invece la modalità più alta riusciamo a vedere tranquillamente di fronte a noi. Proviamo adesso la modalità turbo. Ecco, vedete che cambia davvero tantissimo. Ancora abbiamo un pochettino di cielo luminoso, quindi non mi permette di farvi vedere bene come sarebbe a buio pesto, ma ci rendiamo già conto perfettamente delle sue capacità. Proviamo a illuminare un pochettino pure in fondo i palazzi di fronte. Non riesco a mostrarvi bene tutto, però come potete vedere la differenza c'è ed è anche parecchia. Adesso ci spostiamo in un'altra zona, nel frattempo farà più buio, avrò modo di farvi vedere bene la differenza. Proviamo illuminando di nuovo questo edificio abbandonato che già conoscete. Allora, luminosità più bassa, riusciamo ad illuminare tranquillamente anche la zona circostante. Siamo a metà maggio ma ancora il cielo, che sono le 21, è azzurro. Proviamo con la modalità turbo. Guardate come illumina. 3500 lumen. Va bene, cambiamo zona, nel frattempo il cielo diventerà un pochettino più scuro. E rieccoci al solito hotel abbandonato. Illumino con una luminosità relativamente alta, premo il tastino per fare vedere i diversi step di luminosità e mi fermo al più alto. Come vedete, questa luminosità ci permette di vedere tutto fino in fondo. Però adesso metto la modalità turbo. Non arriva molto distante, però ha un fascio luminoso abbastanza ampio che ci permette di vedere bene tutto fino in fondo. Adesso proviamo pure in un boschetto. Illumino con la luminosità alta, faccio la prova con i diversi step per vedere la differenza di luminosità. Questo per esempio ci permetterebbe di muoverci tranquillamente vedendo le cose più vicine. Aumentando invece aumenteremo ovviamente la luminosità arrivando più in fondo. Mettiamo modalità turbo. Questa è la modalità più luminosa, molto ampia, ci permette di illuminare sia la zona frontale concentrandosi in un fascio luminoso un pochettino più ristretto, più tutta la zona periferica grandangolare che ci permette di illuminare tutta la zona attorno a noi. E allora ragazzi, quindi come avete visto Sofirn riconferma che con un prezzo adeguato riesce a offrirci delle torce che non hanno caratteristiche particolari, non hanno accessori particolari, ma ci permette comunque di illuminare in modo adeguato con una buona potenza ad un costo ridotto. Anche per questa vi lascerò il link giù per poterla vedere o poterla comprare se vi interessa. Quindi vi ringrazio di aver visto questo video fino in fondo, vi invito ad iscrivervi al mio canale, mettermi piace al video se vi è piaciuto e lo avete ritenuto utile, cliccate anche sulla campanella in modo da attivare le notifiche e ci vediamo ai miei prossimi video. Ciao da Riccardo e a presto!